Gnocchetti di patate con noci e pomodorini. Questo è un piatto che mi ha sempre dato grandi soddisfazioni. Semplice da farsi e buonissimo da mangiarsi. Vediamo gli ingredienti per 2 porzioni. 360 g di gnocchetti di patate, 80 g di grigli di noce, un pezzo di parmigiano reggiano, 8 pomodorini datterini, mezza cipolla, qualche foglia di basilico e uno spicchio d'aglio. Come prima cosa metto nel bicchiere del tritatutto le noci e l'aglio. Grattugio del parmigiano reggiano in modo da ricavarne almeno un paio di cucchiai. Inserisco il parmigiano grattugiato nel bicchiere ed aziono il tritatutto. Aggiungo un po' di olio ed aziono nuovamente. Mi aiuto con un po' di acqua per rendere la salsa più fluida. Aggiungo le foglie di basilico e continuo ad azionare il tritatutto finché non ottengo una salsa fluida più o meno in questa maniera. Divido in quarti i pomodorini datterini. Taglio la cipolla a fettine sottili e poi la trito grossolanamente. Ho messo i pomodorini e la cipolla in padella con un po' di olio extravergine di oliva. Lascio soffriggere finché i pomodori non si sono leggermente appassiti. Nel frattempo ho portato dell'acqua salata ad ebollizione e butto gli gnocchi. È facile capire quando gli gnocchi sono cotti perché salgono a galla. Via via che vengono a galla li levo dall'acqua con una schiumarola e li passo direttamente nella padella del condimento. Procedo delicatamente in maniera da evitare che gli gnocchi si rompano. Una volta che gli gnocchi sono tutti quanti nella padella, vediamo che non ce ne sono più in fondo alla pentola, do una bella mescolata e lascio amalgamare il sugo per pochi secondi. Poi aggiungo l'impasto di noci e mescolo ancora bene. Aspetto che il sugo si ritiri un po', ma non devo aspettare molto, gli gnocchi rilasciano molto amido, che arriverà presto a legare perfettamente il sugo. Ecco, adesso è pronto direi. Posso mettere gli gnocchetti nella scodella. Sì, una bella pulita al piatto che come al solito sono un po' pasticcione. Qualche griglio di noce per dare un po' di croccantezza e siamo pronti ad andare a tavola. Questo è un piatto perfetto se ci sono ospiti. Si può preparare il sugo in anticipo, piace a tutti, è adatto a vegetariani e si può fare anche in versione vegana eliminando il formaggio. Spero che questa ricetta ti sia piaciuta. Se sì, metti il like ed iscriviti al canale cliccando qui. Attiva la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Grazie per la visione e alla prossima!